Ciao ed eccomi qui di ritorno su Diablo 4. Oggi faremo una nuova guida sui buff e l'interfaccia del gioco. Intanto vi ricordo sempre per chi volesse di entrare sul Discord di Diablo Italia. Metterò in descrizione il link per accedervi. Iniziamo subito. Innanzitutto inizio con spiegarvi che cosa sono i buff e i debuff. Questi termini li lascerai in questa maniera. Sono stata criticata da alcune persone perché utilizzo spesso quando parlo anche dei termini in inglese, però ci sono comunque dei termini che ormai sono di uso comune e quindi conosciuti, e altri che, come in questo caso, non credo che ci sia una vera e propria traduzione in lingua italiana. Quindi il buff sarebbe qualsiasi effetto che va a aumentare le prestazioni o le statistiche del nostro personaggio. Invece i debuff sono qualsiasi effetto che vanno a diminuire le prestazioni o le statistiche dei nostri personaggi. Diablo 4, a differenza di altri giochi, non ha un vero e proprio modo di farvi vedere con magari delle concine i buff o i debuff, quindi dobbiamo prestare molta attenzione all'interfaccia. Quindi per iniziare andiamo a studiarci il globo della salute o Health Orb in inglese, ossia dove va indicato la tua salute o i tuoi punti ferita su Diablo 4. Dunque, allora, questa è la barra che avete davanti del vostro personaggio. C'è da dire che comunque alcune classi possono differenziare e avere qualche cosina in più, però generalmente è questa qui. Dunque, allora vediamo, nella parte sinistra avete il globo rosso dove sta a indicare appunto la vostra vita. Invece tutta a destra avete un globo che può essere o blu o azzurro che invece va a indicare le risorse del vostro personaggio. Queste possono poi variare a seconda della classe che andate a utilizzare. In alto a destra del globo della salute ci sono le pozioni di salute. Il primo numero indica quante cariche hai attualmente a disposizione, in questo caso 5. Il secondo numero indica il numero massimo di cariche di pozioni che hai a disposizione, e abbiamo sempre 5 in questo caso nella foto. Ora ti starei domandando perché ci sta mostrando queste cose, perché sono abbastanza basilari, perché il globo della salute potrà cambiare colore a seconda che ci siano cambiamenti di stato del tuo personaggio. Quindi prestare attenzione al globo della salute e ai suoi stati di cambiamento può evitarti di commettere errori che possono essere mortali. C'è da dire che si possono avere anche più stati attivi per volta. Se il tuo globo della salute è colorato di viola chiaro, hai una sorta di barriera o scudo personale in atto. Una barriera assorbe i danni da tutte le fonti fino a una quantità specificata. Mentre ci sarà questo effetto, quindi la barriera sarà alzata, non potrai essere ferito, ma una volta che la barriera è stata abbattuta potrai prendere di nuovo danni. Ora vediamo un'immagine che ci spiega meglio questo che ho appena spiegato. Vedi che abbiamo il globo della salute e qui abbiamo completamente tutto il cerchio, quindi il globo o la palla, chiamatelo come volete, viola, e questo significa che abbiamo una protezione del 100%. Invece nella seconda immagine abbiamo sempre la barriera attiva, quindi la protezione, ma vedete che all'interno del globo non c'è più il colore viola. Questo significa che abbiamo un 20% di protezione, o comunque la protezione è inferiore. Come si ottengono queste barriere? In realtà sono delle abilità delle classi, quindi facciamo un esempio: il barbaro avrà la pelle di ferro, l'abilità del druido è il baluardo di terra e l'abilità dello stregone l'armatura di ghiaccio. Però si possono anche ottenere ulteriori barriere grazie all'affisso di un oggetto. Infatti questo affisso recita:
tipo concede una certa percentuale di salute massima come barriera. In questo caso, se abbiamo questo affisso, possiamo ulteriormente avere un'altra barriera. In realtà dalla Wikipedia o da WovHiad traducono barriera, però nel gergo comune sarebbero poi i classici scudi. Ora, dunque, adesso andiamo a parlare della fortificazione. Questa invece è una cosa che è un po' più complicata da andare a notare, perché dovremo andare a vedere il colore proprio rosso, cioè se sarà più un rosso intenso o un rosso sbiadito, chiamiamolo così. Quindi è un po' più difficile da andare a capire. Dunque, la fortificazione comunque è utilizzata principalmente dai barbari o dai druidi della terra e dai necromanti. La fortificazione si sovrappone al tuo globo della salute e rappresenta una potenziale riduzione dei danni. Dunque, allora, se la fortificazione è superiore alla tua salute normale, subisci una riduzione del 10% di danni da tutte le fonti. Se invece la tua fortificazione è inferiore alla tua salute normale, perderai sia la fortificazione che la salute. Dunque adesso andiamo a vedere le due immagini a confronto, perché comunque è un po' complicato capirlo così al primo sguardo. Osservati l'uno accanto all'altro, un globo della salute normale e un globo della salute con una fortificazione quasi completa. E quindi, se potete notare adesso le due figure, noterete che hanno un aspetto molto diverso. Il globo della salute normale ha un disegno al centro circondato da un anello grigio, vedete, non è proprio liscio, mentre il secondo è un rosso più opaco, ossia vedete che è liscio, diciamo così, circondato poi da un anello color rosso vivo. Per semplificare il tutto, direi che il stato normale, e quindi avrete un globo più scuro, quindi un bordeaux, mentre nel fortificato avrete un rosso più acceso. E da notare comunque che è anche cerchiato con questo cerchio, ancora con un rosso più importante. Quando la fortificazione è superiore alla tua salute, vedrai tre cose. Come prima cosa, una enorme scritta fortificazione che uscirà dal tuo personaggio. Un anello di ferro appuntito che circonda il tuo globo della salute a indicare che sei attivamente fortificato. Ora vediamo, perché non si capisce bene cosa si intende, le due foto ancora messe a confronto, così capite meglio. Dunque, questo è il globo normale fortificato, invece questa seconda opzione che vi stavo dicendo avrà un'altra immagine. Un anello rosso brillante che rappresenta la quantità di fortificazione che uno ha. Questo assicura che il tuo Fortify non blocchi la tua capacità di vedere quanto è inferiore la tua salute. Quindi, come potete notare, abbiamo sia la fortificazione in questa immagine, sia anche la salute che uno ha. Quando la tua fortificazione scende al di sotto della tua salute, l'anello di ferro va a scomparire e inizierai a vedere il rosso strutturato meno opaco della tua salute sopra la linea della maschera rosso scuro. Puoi anche passare il mouse sopra il tuo globo della salute in qualsiasi momento per vedere la differenza tra quando sei fortificato e la tua salute. Ora, da questa immagine vedete che ho spostato il mouse sopra il globo della salute e uscirà fuori questa tabella dove vi indicherà che la fortificazione sta a 235 su 380 e la vostra vita è 380 su 380. Ci saranno poi dei momenti in cui noi saremo vulnerabili, ossia andremo a subire il 20% dei danni extra. Come facciamo a capire che siamo nei guai in questo senso? Dobbiamo sempre andare ad osservare il globo della salute. Infatti diventerà un globo inclinato. Adesso vi faccio vedere l'immagine così capite più di cosa sto parlando. Qui vedete il nostro globo della salute che è scheggiato di viola, è come fosse un vetro rotto e in questo caso noi siamo vulnerabili. In questo caso, come avevo detto all'inizio del video, alcuni stati si possono andare a addizionare rispetto ad altri stati, come vulnerabile con fortificazione e vulnerabile con barriera. Vediamo l'immagine. Quindi nella prima immagine a sinistra avremo vulnerabile con fortificazione e nella seconda immagine, quindi quella a destra, vulnerabile con barriera. C'è da dire che l'effetto della vulnerabilità
di solito dura veramente pochi secondi, quindi non è una cosa che molto ci accorgeremo di avere. Quindi possiamo semplicemente, quando ci accorgiamo di avere la vulnerabilità, stare fermi e aspettare di lanciarci nella mischia. Invece, se il tuo personaggio verrà colpito da veleno, questo si andrà a manifestare con una striscia gialla all'interno del globo della salute. Man mano che il DOT, che cosa vuol dire DOT? Sarebbe il damage over time, quindi il danno nel tempo farà il suo corso, la linea si accorcia e la tua salute va a diminuire. Questo fornirà una stima approssimativa della durata dell'effetto. Solitamente in molti giochi i buff o debuff che abbiamo o le abilità le possono avere anche i nostri nemici, e qui non siamo da meno. Infatti adesso vi faccio vedere che alcuni mostri potrebbero avere per esempio le barriere, e vediamo come accorgerci di questi stati dei nostri nemici. Anche per quanto riguarda i mostri dobbiamo sempre osservare la barra della vita, che in questo caso per quanto riguarda i mostri sarà una linea, vedete, non è un globo, e in questo caso ha una barriera, e qui vedete è più chiara, un colore tipo bianco. In questo caso si trova a metà o potrebbe essere completa, quindi andare a coprire tutta la barra rossa. Dunque adesso andiamo a parlare della differenza tra stato raggelato e congelato. Che differenza c'è tra queste due parole? Dunque abbiamo raggelato un mob che ha l'applicazione di un effetto di raggelamento, quindi andrà a avere un rallentamento della velocità del movimento. Invece un personaggio che ha avuto più volte lo stato raggelato diventerà poi congelato, quindi in primo momento sarà un po' più lento perché ancora non è del tutto ghiaccio, diciamolo così per capirci meglio, e dopo si bloccherà e quindi sarà congelato. Dunque ragazzi, c'è da dire che anche tutti questi effetti vanno a cambiare a seconda delle classi che andiamo a utilizzare. Adesso io non voglio fare un video di 2 ore dove spiego tutte le differenze per il druido, se poi il druido viene fatto natura, perché diventerebbe una roba lunghissima e probabilmente non ci andremo a capire niente, anche perché secondo me poi le cose bisogna saperle così, le basi, e poi molte cose le andremo imparando mano a mano che andremo a giocare. Quindi evito di farvi una testa così di numeri, perché comunque diventerebbe poi una cosa molto complessa. Una cosa importante comunque da dire è che poi c'è anche il discorso che avevo fatto all'inizio del globo, quello blu, che anche quello si va a differenziare da classe a classe, e si va anche a svuotare in maniera diversa da una classe all'altra. Per fare un esempio, come avevo fatto prima, lo identifichiamo con mana, ma per esempio per il necromante non si tratta del mana. Infatti se notate, magari adesso non ce l'ho qui davanti, però per quanto riguarda il necromante ha un colore più verso l'azzurro che blu. Dunque adesso andiamo a parlare di overpower. In realtà anche qui c'è un discorso molto lungo e complicato, perché poi bisogna fare tutti dei calcoli, ma non voglio proprio assolutamente andare così nel dettaglio. Vi posso spiegare che comunque quando andrete a picchiare dei nemici usciranno dei numerini. Questi numerini possono avere 3 colori diversi, quindi il bianco si tratterà di danno normale, poi un altro colore azzurro acqua, quello sarà il overpower danno, quindi overpower damage, e infine l'arancione, ossia overpower con critical strike damage, ossia il colpo critico. Dunque adesso andiamo a parlare di un altro effetto molto importante, ossia l'unstoppable. In italiano viene tradotto come inarrestabile, è uno dei tanti effetti di stato di Diablo 4 che i personaggi possono andare a utilizzare. Tutte le classi tranne i necromanti hanno almeno un'abilità che conferisce inarrestabile. Avevamo già parlato di tutti quegli effetti che vanno poi a rallentare, immobilizzare, stordire, chiamati poi brevemente CC. Allora, l'unstoppable va appunto a evitare questo tipo di effetti.
Infatti può essere utilizzato in modo attivo e proattivo. Se sai che una particolare folla o area comprometterà i tuoi movimenti, puoi usare un'abilità inarrestabile per superare senza che ti influisca mai questa situazione. Se ti trovi improvvisamente congelato o intrappolato o rallentato, puoi anche usare un'abilità inarrestabile per liberarti da questo tipo di problema. Anche qui, per essere inarrestabili, dobbiamo andare a vedere le varie classi, perché ognuno ha delle skill da andare a utilizzare diverse. Vediamo brevemente in questo schema, classe per classe, come potrà andare a utilizzare questa cosa. Allora, eccoci qua sul sito di WoWhead, quindi andiamo a vedere che i barbari, i druidi, i ladri e i stregoni possono apprendere abilità inarrestabili in maniera diversa. Come ho detto prima, il necromante non ha alcun tipo di questo tipo di skill. Allora, per quanto riguarda il barbaro, abbiamo il grido di battaglia con un grido di battaglia potenziato. Faccio vedere che qui, andando a ingrandire l'abilità, in fondo vedete che c'è scritto che il grido di battaglia ti rende inarrestabile quando è attivo. Adesso conosciamo cosa significa la parola inarrestabile. E poi ha la carica, la collera del berserker. Invece il druido ha il baluardo di terra con baluardo di terra potenziato, il calpestamento, la rabbia del grizzly. Ne ha diverse, perché vedete, no, questo qui è il tagliagole, perché vabbè, ho fatto la traduzione, quindi va a sconvolgere tutti i nomi. Quindi avrà il passo d'ombra, l'occultamento e il colone d'ombra, e infine lo stregone al teleport o il teletrasporto. In pratica è facile trovare le skill che hanno questa caratteristica, perché basta semplicemente andare a leggere cosa fanno, e anche qui nello stregone, come potete vedere, a un certo punto vi dirà probabilità di colpo fortunato del 65%, ti trasformi in un fulmine diventando inarrestabile e comparendo sulla posizione bersaglio per infliggere 25% di danni attorno a te all'arrivo. Quindi tutte quelle abilità dove avranno la parola inarrestabile fanno al caso nostro in questo caso. C'è anche da dire che inarrestabile si può diventare tramite gli affissi e gli aspetti leggendari inarrestabili. Finalmente abbiamo terminato questa lunghissima guida, forse una delle più complicate e difficili che sono andata a fare per il momento. Diciamo che su Diablo 4 è molto importante andare a utilizzare la vista, quindi lo sguardo, andare a vedere sia sulla nostra interfaccia tutte queste cose che vi ho spiegato, ma anche magari sulla vita dei nostri nemici, in modo da capire in maniera veloce quello che sta accadendo, in modo da contrastare in altrettanta maniera veloce alcuni effetti. Ok ragazzi, comunque come vi dicevo ci possono essere poi delle variazioni da classe a classe. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete capito il tutto, se volete aggiungere comunque delle cose che poi probabilmente possono essere anche delle sviste e possono quindi mancare, quindi scrivetemi qui sotto nei commenti. Vi ringrazio per la visione, ciao a tutti e alla prossima.